Ciao e bentornati sul mio canale. Questo è il mio diorama di un negozio di dischi anni 60, una strada tranquilla, le luci accese nella vetrina e la musica che sembra uscire da un altro tempo. Vediamo insieme come l'ho costruito passo dopo passo. Iniziamo! Inizio realizzando un progetto del diorama, dal quale ricavo le dime da stampare per ritagliare tutti i pezzi. Incollo le dime su del cartoncino per ricavare delle sagome che utilizzerò per tracciare i pezzi. Per questo progetto ho deciso di utilizzare il carving foam. Nulla vieta di usare il polistirene, ma dovendo incidere molti mattoncini piuttosto piccoli, il carving foam permette di essere un po' più precisi. Per prima cosa ritaglio la base che forma la strada. Utilizzo la dima del marciapiede per tracciare la linea del cordolo. Mi aiuto con un listello per tracciare le linee orizzontali dei ciottoli della strada, mentre per delimitarne la larghezza procedo manualmente. Infine incido i ciottoli con un incisore in metallo. Vi ricordo che sul mio canale ho dedicato un video specifico alla lavorazione del carving foam. Se volete approfondire queste tecniche di incisione, vi consiglio di dargli un'occhiata. Trovate il link nella descrizione. Terminata la strada, ritaglio il marciapiede. Utilizzando sempre la stessa dima del marciapiede, traccio la linea del cordolo e la posizione dei muri dell'edificio. Dopo aver disegnato le pietre del marciapiede, procedo con l'incisione. Ora posso incollare il marciapiede sulla strada. Per la base del diorama utilizzo del polistirene, dal quale ho ritagliato un foro rettangolare che mi servirà per alloggiare il portabatterie per illuminare il diorama. Adesso mi dedico alle due pareti dell'edificio. Le realizzo ritagliandole da un foglio di carving foam, utilizzando la dima che ho realizzato in precedenza. Passo ora all'incisione dei mattoni. Traccio prima le linee del disegno con una matita. Poi incido tutte le linee per creare i mattoni veri e propri. Dopo aver inciso tutti i mattoni, incollo le due pareti tra loro formando l'angolo dell'edificio. Aggiungo dei rinforzi sugli angoli per irrobustire la struttura. Ora posso incollare le pareti alla base. Cerco di nascondere la giuntura con dello stucco per muri. Passo ora alla costruzione del tetto. Ho stampato delle dime per creare la struttura in cartoncino.
Per realizzare le tegole utilizzo questo kit. Si tratta di una lastra di tegole stampate in resina, accompagnata da una fila di coppi per le giunture. Ho creato delle dime in cartoncino per tracciare le misure delle tegole direttamente sulla lastra di resina. Ritaglio la lastra utilizzando il traforo elettrico. Con una lima tonda faccio un solco sotto la prima fila frontale per simulare la forma arrotondata delle tegole sporgenti che rimarranno a vista. Adesso mi dedico alla costruzione della struttura principale della vetrina, usando legno di balsa. Per ora si tratta soltanto dell'ossatura. La finestra, il piedistallo e la porta li aggiungerò in seguito. Aggiungo dei davanzali sulle finestre, utilizzando sempre legno di balsa. Passo ora alla pittura. Inizio come sempre con una mano di fondo, utilizzando colore acrilico con aggiunta di colla vinilica e acqua. Questo passaggio mi serve per creare una base idonea su cui lavorare con la successiva pittura. Quando il fondo è asciugato bene, inizio a dare il colore partendo dai mattoni. Utilizzo una palette composta da 3 tonalità di marroni e un arancione. Prelevo i colori uno alla volta dalla tavolozza e li sfumo direttamente sul modello senza pulire il pennello tra una tonalità e l'altra. In questo modo riesco a creare variazioni naturali e sfumature più spontanee. Passo ora a dipingere il marciapiede e la strada. Ho aggiunto dei grigi alla tavolozza, che sfumo anche con qualche tocco di marrone per variare le tonalità. Anche per il tetto utilizzo come base delle tonalità di grigio, creando leggere variazioni con dei marroni. Una volta asciugato bene il colore, passo alla stuccatura delle fessure tra i mattoni e le pietre. Utilizzo un cemento in polvere per piastrelle. Aggiungo acqua alla polvere fino a ottenere una consistenza cremosa, non troppo liquida, e la stendo aiutandomi anche con le dita per farla penetrare bene nelle incisioni. Successivamente rimuovo l'eccesso con una spugna bagnata. Quando tutto è asciutto, passo agli effetti di invecchiamento. Utilizzo delle velature applicando il verde lungo la base del muro per simulare l'umidità e i depositi di muschio. Mentre il nero mi serve per accentuare le ombre e creare delle leggere striature di sporco dovute al tempo e alla pioggia. Inizio ora ad occuparmi degli accessori. Ho progettato e stampato in 3D degli ornamenti da collocare ai fianchi della vetrina, la porta d'ingresso del negozio, il basamento della vetrina e un lampione stradale.
Passo ora all'illuminazione del diorama. Per prima cosa fisso un portabatterie sul fondo della base, che mi servirà come alimentatore per i LED. Scavo un canale nel polistirene della base per far passare i fili fino al bordo esterno, dove metterò l'interruttore. Chiudo il fondo della base con del cartoncino pesante. Faccio un foro nella base per far passare i cavi. Per l'illuminazione utilizzo 5 LED da 3 volt. Pratico dei fori nella vetrina per far passare i fili. Per fissare i fili utilizzo la resina UV. Per il vetro del lampione incollo con la resina UV dei pezzi di PVC trasparente. Dopo aver collegato tutti i LED, collego anche l'interruttore. Ora posso chiudere tutti i bordi. Sistemo le giunture del bordo con dello stucco per muri. Quando lo stucco è asciutto, rifinisco la superficie con della carta vetrata fine. Dipingo il bordo con un colore acrilico nero. Per completare il tetto manca ancora la canalina di scolo. Per realizzarla utilizzo un elemento proveniente da un kit che avevo acquistato tempo fa. Ho stampato su della carta fotografica opaca l'insegna del negozio e le copertine degli album a 33 giri che metterò all'interno della vetrina, oltre ad alcuni poster da posizionare sul marciapiede e all'interno della vetrina. Ho progettato e stampato in 3D una chitarra elettrica da posizionare nella vetrina. Ho incollato le copertine dei dischi su del cartoncino e li metto all'interno della vetrina. Ho modellato e stampato un bidone della spazzatura per aggiungere dettagli alla scena. Inserisco anche una cassetta postale. Come ultimo dettaglio ho deciso di inserire una Vespa. Per progettarla mi sono ispirato alla 125 Sprint del 1962. Mi piaceva l'idea di aggiungere un elemento così iconico, capace da solo di richiamare l'atmosfera degli anni 60, dando più vita alla scena e completare così l'atmosfera del negozio.
Un grazie a voi che siete arrivati fin qui nella visione del video e un grazie speciale a chi fa parte della mia community Patreon. E grazie a voi se posso continuare a creare e migliorare. Siete di grande stimolo e supporto per me. Ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto. Grazie ancora e a presto. Ciao!